facciamo colazione insieme. Cosa mangio per colazione? Ve lo mostro. Iniziamo con un tè che viene preparato utilizzando acqua oligominerale naturale che faccio bollire e faccio anche un pochino riposare. Il tè che io impiego è un tè sfuso. Perché è importante iniziare con una bella tisana o con un tè? Perché il nostro stomaco è vuoto, a inizio mattina non abbiamo niente nello stomaco e iniziare con qualcosa di caldo veramente lo aiuta a funzionare meglio. E poi abbiamo bisogno di liquidi, naturalmente ci dobbiamo idratare. Qui ho dello yogurt. Lo yogurt è fonte di calcio e fonte di proteine. Io utilizzo lo yogurt intero. Se ne utilizziamo uno yogurt magro non ci sono i grassi, ma per le gare metteranno altre sostanze e io voglio prendere un prodotto naturale. Però comunque contiene il lattosio. Io sono intollerante al lattosio e come me tutti quanti siamo intolleranti al lattosio, anche chi non lo sa lo è intollerante. Perché? Perché nel nostro piccolo intestino, dell'intestino tenue, sono presenti degli enzimi che si chiamano lattasi, che proprio servono per scindere il lattosio in due zuccheri semplici che sono il glucosio e il galattosio. Andando avanti con l'età, la quantità di lattasi progressivamente diminuisce fino a diventare minima quando poi siamo vecchi. Tutto il lattosio che noi andiamo a introdurre rimane nell'intestino indigesto. E che cosa succede? Che abbiamo gonfiori addominali e poi possiamo avere anche problemi intestinali. Lo yogurt si produce per fermentazione del latte. In questo processo una bella parte di lattosio viene a essere scissa negli zuccheri più semplici. Quindi il nostro obiettivo non è quello di eliminare completamente il lattosio, ma ridurre drasticamente la quantità, l'assunzione. Dulcis in fundo, ed è proprio il caso di dirlo, abbiamo bisogno a prima mattina di dare un po' di energia all'organismo. Quindi dobbiamo sicuramente introdurre nella nostra colazione anche qualcosa di dolce. Invece di utilizzare le solite merendine, i prodotti confezionati, quale cosa migliore che tagliare una fetta di pane fresco e metterci una marmellata. Io ho fatto una marmellata di uva, ma perché l'ho fatta? Ci vuole tanto tempo a fare la marmellata, perché almeno un'oretta deve bollire, bisogna anche stare vicino alla pentola, non è che si può lasciare sul fuoco e poi dopo un'ora si ritorna. Quindi ci vuole un po' di tempo, però ogni volta che mi regalano o che riesco ad avere della frutta biologica, quindi non trattata, questa frutta io la trasformo in marmellata. Il pane può essere tostato, può essere fresco, a me piace il pane fresco, e mettiamo la nostra marmellata. Volete sapere come si prepara la marmellata? Ora ve lo faccio vedere. L'uva va lavata accuratamente e va sgranata, quindi si devono prendere gli acidi singolarmente, eliminando tutti quelli che risultano appassiti o danneggiati. Gli acidi vanno privati dei semi. Una volta ho provato a fare la marmellata senza togliere i semini, ma questi poi non diventano più morbidi in cottura, rimangono duri ed è molto fastidioso poi trovarseli sotto i denti. È un'operazione che richiede un pochino di tempo, però se lo facciamo quando siamo calmi, quando non abbiamo tante cose da fare, sicuramente è una pratica zen. Questo può essere una forma di meditazione. Quest'uva privata dei semi va pesata, perché poi dobbiamo aggiungere per fare la confettura una quantità di zucchero pari alla metà del peso. Possiamo fare questa confettura con qualsiasi tipo di frutta. Naturalmente dovrebbe essere frutta non trattata, altrimenti tutta la fatica che andiamo a fare non ha senso. Mettiamo la frutta sul fuoco. E aggiungiamo lo zucchero. Con il cucchiaio di metallo andiamo a girare e lasciamo cuocere piano piano. Intanto che la confettura
cuoce, dobbiamo occuparci della sterilizzazione dei vasetti. Questa è una procedura importantissima, proprio per evitare qualsiasi tipo di tossinfezione alimentare. I vasetti vanno messi in acqua fredda sul fuoco e vanno fatti bollire per 20 minuti. Dopo i primi 10 minuti possiamo aggiungere anche i coperchi, in maniera tale che alla fine sia coperchi che vasetti sono perfettamente puliti ma anche sterilizzati. Aggiungiamo la cannella, non deve essere cannella in polvere, ma deve essere proprio la stecca di cannella, perché così la possiamo togliere a fine cottura. Quando si forma questa schiuma a grosse bolle, la marmellata è pronta. Togliamo la cannella e adesso ci occupiamo dei barattoli. Mettiamo i barattoli capovolti su un canovaccio pulito e lasciamo raffreddare. Aiutiamoci con le pinze per non scottarci e riempiamo i barattoli. Io utilizzo barattoli di piccole dimensioni, così sono sicura che una volta aperto in una settimana riesco a terminarlo. Bisogna chiudere i barattoli quando ancora il contenuto all'interno è bollente, quindi va fatto subito.